Ciao a tutti ragazzi, sono il vostro Manu The Death, bentornati qui sul mio canale. Un paio di giorni fa un mio caro amico d'infanzia mi ha mandato la sua PlayStation 1 da poter essere tarata o riparata. È una cosa che di solito non faccio, però vabbè, per gli amici veri naturalmente mi divido sempre in 5. Ho pensato, siccome è una cosa che so fare senza tirarmela troppo, ma so fare abbastanza bene perché è una buona esperienza per la riparazione e la taratura soprattutto di una PlayStation 1, ho pensato facciamo un video per il mio canale, così interesserà anche quelli come voi che magari stanno cercando questo tipo di soluzione, perché le nozioni che ho più che altro reperito anche grazie ad altre persone negli anni tramite internet sono un po' svanite o spesso comunque non si trovano, quantomeno in Italia è difficile reperire questo tipo di informazioni. Quindi vediamo nello specifico come tarare a livello abbastanza professionale una lente di una PlayStation 1 primo modello SCPH 1200. Tagliando subito la testa al toro, mi sono immaginato che alcuni di voi stiano pensando che ci servano degli strumenti quasi a livelli aerospaziali, insomma sonde logiche, comparatori strani, roba che costa 500 euro. Per fortuna no ragazzi, l'unica cosa che serve è un multimetro. L'unica cosa però molto importante per riuscire a fare questa taratura è quello di avere un multimetro abbastanza buono. Oddio, io non sto dicendo che dovete comprarne o averne uno da 200-300 euro, però ce ne serve uno che sia in grado di leggere i microvolts, perché questa taratura andremo proprio a leggere dei valori in volts molto bassi. Quindi i multimetri, quelli scadenti che si trovano alla Lidl, quelli che costano 9,90 €, che hanno 3 cifre, tra l'altro neanche ne leggono 4 quelle che ci serviranno a noi, insomma sono veramente troppo scadenti, non vanno bene per questo tipo di lavoro, pertanto se non l'avete vi consiglio di prenderne uno. Non è una spesa folle ragazzi, perché su Amazon costano veramente 30 euro, quelli un po' più professionali, insomma non c'è da spendere così tanto, però togliamoci subito di torno quelli da 9,90 o comunque quelli molto scadenti, perché purtroppo per questo lavoro non vanno assolutamente bene. Come ben sapete, chi mi segue qua sul canale, io ho una saletta arcade barra laboratorio, di solito vado di là ad effettuare questo tipo di lavori, come ad esempio le modifiche LCD per le retro console, oppure riparazioni arcade o smontaggio o rimontaggio di cabinati. Però in questo caso, dato che serve veramente un solo strumento per eseguire questa taratura, lo farò qui in casa, quindi non vado di là a sporcarmi le mani inutilmente. Ancora due piccole cose ma molto importanti prima di cominciare il video. La prima è che se non siete iscritti al mio canale, mi raccomando, pensateci subito, lasciate un'iscrizione qua sotto, attivate la campanellina se non volete perdervi nessuno dei miei video e un pollice in su è sempre gradito se il video naturalmente vi è piaciuto. La seconda, che è poi quella più importante e fondamentale, questa taratura la si esegue a macchina aperta, ovvero ci saranno dei voltaggi e delle tensioni importanti. Io naturalmente non voglio essere responsabile nel caso qualcuno di voi faccia questa riparazione, questa taratura e si prenda la scossa e si faccia male. Quindi ragazzi, mi raccomando, state molto attenti, perché può sembrare uno scherzo, però se non si sta attenti ci si può fare veramente molto male. Ok, mi sono fatto qua un piccolo setup con tutto quello che mi serve. Una cosa che non ho detto, ma vabbè, l'avrei detto dopo: serve un cacciavite a taglio molto piccolo. Questo lo utilizzeremo per regolare i potenziometri all'interno appunto della PlayStation 1. Prima di operare vediamo naturalmente quali sono i sintomi. Ho scelto due giochi che mi danno un sacco di problemi a essere letti. Il primo è Running Wild, ogni tanto lo leggo, ogni tanto no, e invece Crysis Beat si rifiuta proprio di leggerlo. Lo reinserisco un'altra volta, giusto così, per fare una specie di prima e dopo e per farvi vedere più o meno quali sono i sintomi che sono comuni a chi ha questo tipo di problemi, ovvero i giochi si fremano o non vengono letti del tutto. Questo generalmente arriva dopo la schermata Sony con il logo PlayStation, ma poi si ferma qua, cioè non va più avanti. Oh, lo ha letto. Ok, ogni tanto lo legge, ogni tanto no, vabbè, non importa. Crysis Beat invece si rifiuta proprio di leggerlo. L'ho provato più e più volte, ma proprio niente, non gli piace. Peccato, perché è un bel beat 'em up a scorrimento in 3D, tra i pochi che si trovano su PlayStation 1, ma proprio non gli piace. Come vedete non arriva neanche alla schermata Sony. Se lo faccio partire con il LED acceso, si vede tra l'altro che il disco gira come un pazzo. Guardate,
gira come un matto e cercare di leggerlo, ma niente da fare. Bene, comunque sia, uno che non funziona mai, mentre un altro che funziona ogni tanto. Per prima cosa smonterò naturalmente la PlayStation perché dobbiamo accedere al suo interno. Ci sono le classiche 6 viti, io utilizzo un normalissimo cacciavite a stella e lo vado ad aprire. Maya, se faccio casino, perdonami se ti sveglio mentre lavoro, ma è importante. Prima di fare queste tarature c'è una cosa importante che dobbiamo vedere: quale modello di lente abbiamo montato all'interno della nostra PlayStation, perché ci sono due modelli con 4 revisioni. Basta semplicemente alzare la lente e guardare sotto la dicitura che tipo di modello sia. Principalmente le lenti PlayStation delle SCPH 1200 sono tutte KSM 440, però hanno delle 3 lettere finali che poi ne influenzano la revisione, che sono ACM, ADM oppure AM o BAM. A seconda di quella che abbiamo dobbiamo fare dei settaggi leggermente diversi. Si tratta di un voltaggio leggermente diverso da uno rispetto all'altro. Comunque veramente molto facile, basta leggere sotto quale tipo di etichetta abbiate, c'è scritto sotto il codice, o se volete farlo ancora più semplice basta guardare se la lente è composta interamente di ferro oppure se è composta sia da ferro che da plastica. Queste due già bastano per differenziarsi del quale tipo di lente sia. La prima regolazione che andiamo a fare agendo sui potenziometri è la rotellina posta esattamente sotto la lente. Vi avevo appunto anticipato di individuare quale versione voi avete di pickup perché è importante, in base uno all'altro le regolazioni cambiano leggermente. Io ho una versione ACM e significa che questa rotellina qua devo regolarla affinché abbia 24.4 microvolts. Diversamente, se voi avete i modelli AM o BAM, il voltaggio deve essere settato a 11.4 microvolts. Ma come si fa a regolare o a vedere e settare questo voltaggio? Allora, qui ragazzi arriva la parte pericolosa, quindi mi raccomando state attenti perché naturalmente la dobbiamo utilizzare da accesa e questa parte qua sulla sinistra è abbastanza pericolosa se la tocchiamo con le dita, insomma non è piacevole. La prima cosa che andiamo a regolare è il focus, ovvero il potenziometro che è posto esattamente sotto la lente, in questo micro piccolissimo potenziometro che si trova qui sotto. Accendiamo il nostro multimetro e inseriamo la terra da qualsiasi parte. L'importante è che sia attaccato alla cassa metallica che fa comunque sempre contatto alla terra, non è importante dove stia. Andiamo con il nostro puntatore a puntare sopra questo blob, questo piccolo punto di saldatura che si trova sopra questo potenziometro. Assicuriamoci naturalmente di avere il carrello del dischi che sia chiuso, ovvero che questo tasto sia premuto da simulare in modo che il carrello sia chiuso. Questo servirà per attivare la lente e poter prendere quel rilievo e regolarlo di conseguenza. Siccome io ho una lente ACM, il mio voltaggio deve essere di 24.4 microvolts, perciò vado a puntarlo qua sopra, la resetto e al picco massimo di lettura della lente mi dovrebbe dare la sua misurazione. Vediamo di quant'è. 18,9, 19, è leggermente sotto, prova a resettarla per vedere nuovamente se mi dà lo stesso valore, ma dovrebbe essere così. 19, sì, il valore oscilla tra il 18 e il 19. Ok, più o meno il valore è quello, ovviamente non è strapreciso, però ti dà comunque un'idea su cosa devi regolare. Vado ad agire con il mio cacciavitino che ho cambiato, resetto la console, infilo qua, purtroppo è una cosa un po' veloce da fare, vado ad alzarlo finché non leggo questo valore. Non dobbiamo essere straprecisi, però l'importante è che ci avviciniamo molto a quel valore. Io mi sono avvicinato tantissimo, ho letto 24,6, 24,6, 24,7. Bene, fatto questo, non mi resta che già subito provare a vedere se i dischi funzionano. Generalmente sì, però nel caso non funzionassero o comunque sia, per ovviamente informazione a questo video, continuerò con la taratura come se non funzionassero, perché sono comunque dei punti interessanti e anche fondamentali da controllare. Bene, a questo punto riprovo Crysis Beat, che era quello che assolutamente si rifiutava di partire. Come abbiamo visto prima, girava come un matto, ma non arrivava neanche al logo PlayStation. Lo infilo sopra e lo accendo e vediamo. In teoria dovrebbe andare tutto perfettamente. Vediamo se scatta o lo legge bene. Non mi ricordo se c'era un filmato all'inizio
Questo era un bel beat'em up a scorrimento in 3 dimensioni. Ok, c'era un filmato. Lo ascolto un attimo per vedere se non salta, però come avete visto l'ho letto al primo colpo. C'è un macello su sto tavolo. Le altre due tarature che vado ad eseguire sono rispettivamente il bias e il gain. Ora, non sono molto esperto su cosa effettivamente queste due tarature sono, le so a grandi linee, però si entra nel dettaglio tecnico che sinceramente non conosco molto bene. Comunque sia, il bias è una specie di equalizzatore, alza e abbassa il livello del voltaggio a seconda dell'esigenza della lente, se gli serve potenziarsi o depotenziarsi per leggere la superficie del disco, che magari a volte non è tanto dritta, può essere un po' storta o sporca. Il gain invece deriva dalla parola guadagno ed è appunto una specie di controllore della potenza effettiva del laser, ovvero della sua intensità. In questo caso è una cosa fissa e va regolata una volta o ottimamente. Ecco. Allora, per fare questo controllo, anche in questo caso mettiamo il ground o la terra in un qualsiasi punto della scheda, che naturalmente tocchi terra, e andremo a misurare questo punto nascosto qui, che è quello fondamentale che ci servirà per misurare sia il gain che il bias. Utilizzeremo naturalmente un cacciavite, ne uso un po' più diverso. Allora, per partire e misurare il bias bisogna accendere la console e lasciarla in idle, ovvero in modalità standby. Aspetto che entri nel menu. Mi sono accorto solo adesso che stavo effettivamente già puntando per guardare il voltaggio, che è giusto, dovrebbe essere 1,8, ma 1,756 va abbastanza bene. Anzi, rettifico, dovrebbe essere 1,7, quindi un po' lo abbasso. Pertanto vado sul potenziometro del BIAS, lo regolo per abbassarlo a 1,6. Mi raccomando, siate veramente tanto delicati con questi potenziometri perché sono super sensibili. 17,2 va bene. Sono stra sensibili, ma è anche facile tanto rovinarli o spaccarli. Dovete essere veramente tanto gentili. Comunque sia, il BIAS è settato a 1,701, più preciso di così credo di non riuscire a fare meglio. Adesso controlliamo il gain. Per controllare il gain sarà una leggera rottura di palle un po' in più, perché purtroppo lo dobbiamo fare quando la lente è in lettura, pertanto il disco è in rotazione. Metto qualcosa di tranquillo, l'ultimo degli Slipknot, che comunque abbasserò, un po' perché non lo voglio sentire, ma un po' perché non voglio beccarmi copyright. Mando innanzitutto in play, ok? Vado a puntare sempre sullo stesso punto, ci siamo quasi, si siamo avvicinati moltissimo. Bene, però naturalmente adesso vado ad agire sull'altro potenziometro. La misura deve essere di 1,80, 1,82. Qua direi che ci siamo, mi sto veramente tarando il pelo sull'uovo. Devo anche stare attento, ecco, perché ho appena toccato il disco. Proviamo con la destra, è un casino. Ok, alzo solo un pelino, un attimo adesso per vedere. Bene. L'ultima prova del 9 è quella di ricontrollare il gioco di prima e vedere se è tutto a posto. Spero di sì. Vabbè, ragazzi, questa era la taratura di un SGPH 1200. Beh, che dire ragazzi, il risultato l'ho raggiunto. Ho fatto un po' di casino perché qua sul tavolo era forse meglio se andavo di là in saletta a farlo, che è un laboratorio fatto apposta. Qui c'è un po' di casino, però comunque il risultato l'ho ottenuto. Spero vi abbia aiutato e sia stato utile a chi ha guardato questo video per tarare la sua PlayStation 1 SCPH 1200. Scusate se il video l'ho fatto un po' così alla cazzo, però speravo di riuscirci a farlo qua sulla scrivania, ma alla fine poi è risultato un casino. E comunque sia, a grandi linee avete più o meno capito come si fa questa taratura. Bene ragazzi, per riassumere tutta questa avventura, controllate quale tipo di lente avete, quindi se avete un ACM o un ADM settate il voltaggio a 24.4 microvolts, invece se avete una lente AM o BAM la settate a 11.4 microvolts. Settate il BIAS a 1.7 volt e il gain a 1.82 volt, così facendo il 99,99% dei giochi vi partirà senza problemi. Questo vale sia per le console come questa nel caso
non modificata ma anche per quelle modificate. È una, diciamo, una taratura universale per leggere un po' tutti i tipi di giochi di varie regioni, sia originali che masterizzati, ma anche per i CD audio. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, anche se è stato un po' complicato farlo qui, però sono sicuro che queste informazioni vi torneranno preziose quando, e spero mai, però nel caso avrete bisogno di fare questa taratura. Ragazzi, ho detto tutto, noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video qua sul mio canale. Ciao!